Benvenuti nel video dedicato al modello Mod A24. È un vestito lungo con pieghe sul davanti, collo importante. Questo modello è composto dai seguenti pezzi. Abbiamo un collo dietro che è messo una volta sola sul tessuto singolo, il collo davanti, poi abbiamo delle fascette che servono a rifinire gli incavi, il davanti e il dietro. Il davanti ha delle pieghe e ci vengono indicate dalle frecce anche dalla che parte va rivolta la piega, e la piega è anche cucita per per alcuni centimetri. Poi tutti i modelli TT CAD hanno dei marcatori che aiutano ad assemblare le varie parti del modello. In questo caso abbiamo dei cerchietti che rappresentano il fianco e aiutano a mettere assieme il dietro con il davanti. Abbiamo la spalla delle X e poi abbiamo anche dei puntini con le lettere. Anche queste servono ad assemblare le varie parti del modello, in questo caso l'incavo con le fascette. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di segnare i vari punti con il filo da imbastire. Segniamo le pieghe da dove iniziano, dove devono arrivare, con il filo doppio da imbastire, semplicemente perché si vede di più e fa più attrito nella stoffa, perciò non lo perdiamo. E andiamo a segnare tutti i vari punti che ci interessano e che ci vengono indicati dal cartamodello. Questo ci aiuterà poi per cucire le pieghe, in questo caso. Quindi tutti i vari punti andiamo a segnarli in questo modo con il filo, e anche gli altri punti, quelli con le lettere. Poi, per aiutarci, visto che è un modello molto lungo, vado a segnare anche i marcatori, questi cerchietti, all'inizio del cerchietto. Segnati tutti i punti, l'inizio delle pieghe e dove inizia la cucitura delle pieghe, i vari punti, e adesso tolgo gli spilli dal cartamodello. Tolto il cartamodello dalla stoffa, unisco con le rette i vari punti che ho segnato con il filo da imbastire. È la parte della piega che va cucita. Unisco i primi due punti che trovo, poi gli altri due punti e così via per tutte e quattro le pieghe. Ecco qua i segni fatti con il gesso e faccio la stessa identica cosa dall'altra parte del tessuto. Ora tolgo tutti gli spilli dalla stoffa, separo le stoffe e taglio i punti fatti con il filo da imbastire. Ecco qua le stoffe aperte, questo è il dritto del tessuto, sono sul rovescio del tessuto e unisco le prime due rette che ho segnato con il gesso in questo modo. Le faccio coincidere con gli spilli. Questa cosa la faccio per tutte e quattro le mie pieghe. Prima unisco con gli spilli, poi imbastitura e cucitura a macchina per tutte e quattro. Ecco qua le pieghe cucite. Tutte e quattro le pieghette cucite. Questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto. Questo invece è sul dritto del tessuto.
Il cartamodello mi indica da quale parte vanno girate le pieghe, in questo modo la freccia, vanno girate verso il centro davanti, perciò sul rovescio del tessuto io vedrò la piega che va girata verso il fianco, in questo modo, girate verso il fianco. Devo stirare sul dritto del tessuto. Questo è il dietro del mio modello. Con il filo da imbastire vado a segnare tutti i punti come ho fatto per il davanti. Segnati i punti, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Separato il cartamodello dalle stoffe, devo misurare il margine che mi viene indicato dal cartamodello e riporto la misura sulla stoffa con il gesso. Segno con il gesso tutto il centro dietro. Si imbastisce sul segno del gesso, si cuce a macchina e poi si rifiniscono i margini con taglia e cuce zig-zag. Cucito e rifinito tutto il centro dietro. Prendo il davanti, questo è il tessuto dritto, lo giro e unisco il fianco del davanti con il fianco del dietro e il tessuto dritto con dritto. Prima blocco i marcatori che avevo segnato, li blocco con gli spilli. E una volta bloccato con gli spilli i marcatori, segno, blocco tutto il fianco, margine con gli spilli. Prima però è molto importante bloccare i marcatori. Messo assieme tutto il fianco con gli spilli. Vado a misurare i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sulla stoffa. Perché poi lungo il gesso dovrò imbastire. Anche per quanto riguarda la spalla, unisco margine con margine, il marcatore che avevo segnato, misuro sul cartamodello il margine e lo riporto sulla stoffa. Prima però l'avevo bloccato con uno spillo. La stessa cosa bisogna fare sull'altra spalla e sull'altro fianco. Poi si imbastisce sul segno del gesso e si prova. Dopodiché si può cucire a macchina e rifinire i margini. Cucito e rifinito i due fianchi e le due spalle. Questo è il collo del davanti e questo è il collo del dietro. Ci sono i vari punti che aiutano a mettere assieme le parti tra di loro, con le stesse lettere. Segno però solamente la metà del mio collo, dove ho la lettera E, sempre con il filo da imbastire, anche dall'altra parte c'è la lettera E, ma basta solo un lato, e dove ho la lettera F. Si possono segnare anche gli altri punti, così aiutano nella confezione. Tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Questo è il dietro e sono sul rovescio del tessuto e lo segno con il gesso. La stessa cosa faccio per il davanti. Questo è il collo del dietro e questo è il collo del davanti. Devo unire questi due lati,
mettendo il tessuto dritto con dritto, questi due lati e questi due. Prendo il tessuto, il collo del davanti, che è quello più grande, e unisco il collo del dietro, dritto contro dritto, e unisco questi due lati. Metto assieme margine con margine e blocco con spilli. Misuro i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sul tessuto. Poi, lungo il segno del gesso, devo imbastire. Uguale sull'altro lato del collo. Metto assieme margine con spilli, segno con il gesso i margini e imbastisco. Una volta imbastito, cucio a macchina.